Molto marine. Molto marine, buonissimo. Andiamo con quest'acqua. Aggiungiamo le vongole. はい、こんにちは、シェフのファベです。僕は今イタリア中部のマルケ州のセニガリアという町の中にある三つ星レストランのウリアッシュの前へ来ています。昨日、ここのウリアッシュのレストランでラボコースというコースをいただいて、その時にですね、ちょうどシェフのウリアッシュさんがいらっしゃったので、代表的なパスタ料理を教えていただけませんかとお願いしたらですね、快く OK してくださってですね、シェフのスペシャリテというか代表パスタ料理の一つを教えていただけるということですね。早速行っていきたいと思います。なんとですね、営業の今10分前です。皆さん準備されてるので、ちょっと僕も邪魔にならないようにやっていきたいと思います。はい、準備してくれてます。Ciao, buongiorno, io sono Mauro Paolini, sono qui al ristorante Uliassi dal 1992, quindi quest'anno faccio 33 anni e oggi andiamo a fare uno spaghetto con le vongole che sarà affumicato. Questa pasta sui piatti rappresentativi? Sì, questo sì, è un piatto che abbiamo in carta almeno da 15 anni. Comunque non vedo l'ora. Benissimo. Chef, ma puoi spiegare un attimo gli ingredienti? Certo. Allora, prima di tutti le nostre vongole. Queste sono le vongole qui dall'Adriatico, si chiamano lupini. Ah, lupini? Sì. Lupini. E quindi queste le scottiamo in acqua per 40-50 secondi. Le raffreddiamo nel ghiaccio e poi le vado a sgusciare in questo modo, in modo che la vongola rimanga bella succosa e integra. Wow, chef, questo, che qualità di queste vongole. Sì, molto molto buone. Chef, posso assaggiare uno? Certo, te la stavo per dare. Grazie. このプリプリ感です。pazzesco. Molto marine. Molto marine, buonissimo. Mamma mia, incredibile. Che cos'è questo? Questa è acqua di vongola, è la loro acqua, in cui noi le manteniamo in pratica. Solo acqua di vongole? Questa qui è solamente acqua di vongola. Ma questo vongole appena prendere? Sì. Queste sono vongole di stamattina. Sempre mare Adriatico? Sempre mare, proprio qui davanti. Ok. Il nostro mare. Aglio? 2 spicchi d'aglio. Sì. Olio. Tutto è molto semplice. Sì. Lasciamo andare un po'. Intanto mettiamo a cuocere. Ma c'è questo spaghetti massi? Pasta massi, sì. Pasta massi? Oh. 8 minuti e mezzo nell'acqua. Che profumo già. Adesso aggiungeremo questa che è sempre l'acqua di vongola. Poi stamattina abbiamo fatto un brodo di trota affumicata. Brodo di trota affumicata? Esattamente. Quindi andiamo con quest'acqua. Questo invece è, come ti dicevo, il brodo di trota affumicata. Ma questo dentro cosa c'è? Trota affumicata e acqua, basta? E Oppure? acqua, basta. Ah, basta, così semplice. Sì. Wow. Adesso lo faremo bollire. C'è un po' di pausa adesso. Sì. Se posso assaggiare un attimo? Certo, è freddo, Sì. quindi assaggia pure. Grazie. Buono. Si sente molto profumo. Il fumo. Però non è troppo questo profumo. No, è una fumicatura molto leggera. Molto leggera. Buonissimo. Grazie chef. Ci mancherebbe. Chef, questo spaghetti quanto tempo per cuocere? 8 minuti e mezzo per gli italiani. Sì, per gli italiani. Per gli italiani. Ok. Per gli stranieri 9 minuti e mezzo, anche 10.
Poi lo cuoceremo altri 4 minuti in questo brodo. Ah, altri 4 minuti dentro il brodo? Sì. Chef, posso chiedere una domanda? Certo. Quando hai inventato questa pasta? Questa l'abbiamo fatta più o meno, adesso non mi ricordo l'anno preciso, però 2007 mi sembra. Perché io tanti anni fa ho visto su YouTube, canale di YouTube Identità Golose. Sì. No, se non sbaglio 2010 io ho visto questa Sì, è molto pasta. probabile, ma ti dicevo, l'abbibiamo in carta da un sacco di anni. Fa parte del nostro menù dei classici. Noi abbiamo 3 menù, 3 degustazioni. Sì. Uno appunto sono i classici, uno è il Lab, un menù che rifacciamo tutti gli anni diverso, e poi abbiamo il nostro menù caccia. Questo spaghetto è nel menù dei classici. Ok. Adesso abbi pazienza un attimo. Ancora duro? Sì. Assaggia. Per italiani questo. Però c'è questo profumo top. Wow, buonissimo. Adesso facciamo mantecare qui un po'. Cioè, questo dentro l'olio sempre locale. Quest'olio è umbro. Ah, umbro? Umbro, qui vicino comunque. Ci siamo. Quando siamo, prendi il piatto, poi i pomodori? Sì. A questo punto Sì. aggiungiamo le vongole. Insieme. A questo punto lo andiamo ad impiattare. Spegni le luci che Wow, c'è molto classico, no? Questo. Stava detto, me lo dico poco perché ho visto che ci sono 2 piatti di pasta. Va bene, tanto quelli sono Cosa? il letto che probabilmente adesso aggiungiamo del timo. Timo. Poi mettiamo i nostri pomodorini arrostiti. Questo datterini. Datterino, sì. E lo spaghetto è praticamente pronto. Grazie chef. マスの出汁を教えていただいてます。秘伝の出汁。 Aggiungiamo l'acqua e faremo bollire Sì. per 40 minuti. 40 minuti. Esattamente. Quindi un po' ridotto un po'. No, bollire piano, senza ridurre, però bollirà per 40 minuti. Poi schiacciamo molto bene e basta così. Qui nella nostra riviera Sì. i spaghetti alle vongole sono proprio un classico, si mangiano dappertutto. Nell'interno, nella campagna, si usava molto il camino nel passato, il fuoco, la brace, e quindi c'era sempre questa aroma di affumicato dentro le case. Noi abbiamo voluto unire tutte e due le cose e quindi lo abbiamo affumicato, lo spaghetto alle vongole, ho per capito. fare un misto tra campagna e mare. Ah, ho capito. Ci sei? すごい。Perfetto. Grazie. Grazie a te. はい、それでは今ですね、営業中に急遽教えていただいたんですけど、ボンゴレって言ったらアサリの出汁だけってイメージあったんですけど、ちょっと三つ星らしいスペシャルな
ボンゴレだったのかなと思います。シェフ、グラッツェミレクスト Grazie a te, bellissima spaghetti alle è stato vongole. un piacere. Grazie mille. Buona giornata. バイプレ。はい、それでは今外のテラス席にいるんですけど、シェフがですね、撮影用じゃなくてもうちゃんと作ったのを食べてほしいっていうことで、今熱々のものを作っていただいたんで、それをいただきたいと思います。いただきます。やっぱりもう香りからして燻製したさっきのマスの香りがして、なんだかこの燻製の香りがですね、やっぱり鰹節みたいな香りを感じるんですね。香りだけでもすごくいい。究極のボンゴレですね。なんかさっきもずっと味見とかさせていただいてたんですけど、単体のこのボンゴレも結構うまみが強くて、でパスタ茹で上がって4分間ぐらいソースの中で吸わせてたんで、もっと濃くなっちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱバランスの塩梅が完璧で、うまみはしっかり感じるし、トマトのうまみも感じるんで、すごい強い味わいなんですけどくどくない、完璧なバランスが取れたボンゴレだと思います。いや、これはやばいですね。そして燻製したマスのマスウォーター、それがもう日本人からしたら完全に鰹節の香りになってて、僕も実はボンゴレに鰹節を合わせるっていう料理は僕自身ずっと作ってきている料理で大好きなんですけど、それとも似たような感覚もあって、香りも鰹節っぽい香りもありますし、ボンゴレ、このアドリア海で採れたボンゴレのうまみっていうのもあるので、多分イタリア全土考えても本当にトップクラスのボンゴレなのかなと思いますね。これはね、食べに来れて本当良かったですね。また動画でやっぱ教えていただいたんで、皆さんにもその作り方も見れますし、最高の体験になったんじゃないかなと思います。これはやばい。あとやっぱりトップの考え方で、ベースはクラシックなボンゴレビアンコの基本を大切にしつつ、何個か1つ2つぐらいその何かの新しい香りが入ってる。でこのボンゴレビアンコに関してはマスの燻製した香り、軽い香りと、あとはシェフさっき使ってたんですけどタイムですね。タイムのちょっとしたエレガントな香りが入っていることによって、よりこうワインのペアリングもいろいろ合わせられますし、こうなんか星付きレストランの考え方のボンゴレビアンコって感じがしますね。素晴らしいです。本当に完璧だ。はい、それでは今ですね、三つ星レストランのボンゴレビアンコを楽しませていただきました。で今回は毎度そうなんですけれど、営業のギリギリ前にボンゴレビアンコを無理ってお願いして作っていただいたんですけど、シェフたちも快く OK してくれて、本当に毎回ですね感謝しているんですけど、今回のこのイタリアの旅もまだまだこういうちょっと自分的には挑戦したようなこの動画っていうものも、これからですねまた次の週でもやっていこうかなと思っているので、楽しみにしていてくれたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。あ、グラッツェ。Ti va bene noi soltanto le mani? Salve. Chef, questo marinato semplicemente. Questo è olio, Sì. sale, pepe, aromi, timo, maggiorano, un po' di aglio, basta. Poi questo viene messo qua. 焼いた後乾燥させるんですね。すごい。わEccolo qua. あ、これ随分ブルッチャー。 Sì, può essere più o meno bruciato. Questi forse sono un po' troppo bruciati.
Così. Quanto tempo stanno? 3 ore? 4 ore. 4 ore.おいしい。おのすごいですね。本物の焦がしトマトです。 Le fermentazioni non fanno parte della nostra cultura. Qui sulla costa adriatica, come ti ho detto, selvaggina, lumache, rane, pesce, maiale, tutto, ma non fermentazioni. Nessuno faceva fermentazioni perché non ce n'era bisogno. Le fermentazioni nascono nei luoghi dove c'era poco cibo. Magari non so, c'era un periodo ce n'era tanto e un periodo ce n'era pochissimo. Allora quando ce n'era tanto, quel cibo che c'era veniva conservato e fermentato per poi mangiarlo in inverno. Qui invece c'era sempre, o c'era la selvaggina, o c'era il pesce, o c'era l'orto, quindi questa è una zona molto fortunata per quanto riguarda il mangiare. Hai capito qual è la differenza? Tant'è che le fermentazioni molto le usano nell'est, in Romania, in Ungheria, le usano su al nord, in Danimarca, nei paesi nordici, in Norvegia, Svezia, qui poco. Diciamo che quando tu vedi le fermentazioni, quelle che si fanno in Italia, più che altro le fanno perché c'è stata questa moda di fare le fermentazioni. Le uniche fermentazioni italiane, diciamo, che si conoscono sono per esempio la colatura d'alici. No? Tu fai le alici, le metti sotto sale, le lasci per un tot di tempo, queste colano e il succo che viene fuori, diciamo, è il fermentato dell'alice. Però pochissime altre cose. Non ci sono molti fermentati in Italia, è una cosa che è arrivata adesso. Fermentazione sempre Giappone. Fermentazione Giappone sicuramente, sì. Sempre Giappone. In Italia si usa molto poco, cioè adesso si usa, però perché è diventato più una moda e a me quando è moda non mi interessa, a me interessa solamente quello che è vero del mio luogo da mangiare. Poi posso prendere degli spunti, posso prendere delle cose, però diciamo che mi interessa molto il territorio. Questo è vero, cucina marchigiana. Una cucina marchigiana, sì, questa è la cucina della terra, della palude, di caccia, di cosa. Tu hai mangiato 2 cose, l'agnello, quindi l'agnello è proprio tipico anche di qua, che una volta si mangiava solamente verso Pasqua, adesso si può mangiare sempre. L'agnello poi con un sapore molto intenso, sporco, dove c'era il rancido, dove c'era la crosta del formaggio messo in infusione con l'olio, con anche il cardamomo nero che gli dà una forza particolare. Poi io ho viaggiato un po' in Asia, per cui ho portato molte spezie, molti pepi, che non fanno parte della mia cultura, ma io li metto in mezzo perché fanno parte della mia esperienza. E lo stesso hai mangiato poi dopo il colombaccio, perché il colombaccio qui erano tutti quanti cacciatori, come ti spiegavo. E quindi ecco, questo fa proprio parte delle nostre tradizioni, che tu puoi trovare in pochissimi ristoranti però, perché soprattutto sulla costa il turismo ha appiattito l'offerta, cioè tutti quanti fanno più o meno le stesse cose. Soltanto nei ristoranti, diciamo, dove c'è un professionista che conosce bene la cultura marchigiana tu puoi trovare delle altre cose. Tu non trovi da nessuna parte le lumache, non trovi da nessuna parte le rane, non trovi da nessuna parte le anguille. Tu hai mangiato oggi le lumache? Sì. Le lumache con il cuore del colombaccio. È una cosa che facciamo noi e basta. Perché? Perché io ho questa cultura, perché comunque vengo dalla terra, vengo dalla campagna, perché andavo a caccia, perché conoscevo queste particolarità. Ok? Ora ho capito tutto. Grazie. Grazie mille, chef. È un grande piacere, grazie molte.